Il senso di solitudine spaventa molto, soprattutto nella società in cui viviamo, che associa lo stare soli ad un fallimento, ad una sconfitta. Questo porta molte persone a vivere in perenne stato di ansia ogni relazione che intraprendono, ossia le vivono nel timore che non appena qualcosa cominci a non funzionare più, la relazione termini e loro possano così rimanere da soli. Sì, la paura di stare soli fa vivere con un senso di angoscia di sottofondo, con un retrogusto di sibilante amarezza, ogni storia che si intraprende, ogni contatto umano con l'altro. Dunque la paura della solitudine e non la solitudine stessa a rovinarci storie e momenti. Ma dunque effettivamente questa solitudine è davvero così temibile? No, assolutamente no. La solitudine, se ben vissuta, ci può portare a grandi cambiamenti, a importanti benefici, a cambiar pelle. Ma dunque come si fa a viver bene la solitudine? Smettendo di lottare contro le emozioni e sensazioni che si provano, smettendo di giudicare la propria condizione, smettendo di svalutarci secondo criteri imposti dagli altri, smettendo di farci rimbalzare nella mente in modo ridondante pensieri e dettami altrui su come si deve vivere la vita, su come si deve essere, su cosa si deve fare. Vivere la propria solitudine come mezzo evolutivo di crescita e non di distruzione è possibile, ascoltando solo la propria voce interiore, ascoltando ciò che dentro di noi sta cercando di esprimersi da tempo, rivolgendo il proprio sguardo alle proprie emozioni, ai propri desideri, alle proprie passioni, a ciò che siamo realmente, al di là del frastuono della società e di come ci vorrebbero gli altri. Perdiamoci in un'attività che ci piace tremendamente, nella lettura, nello sport, nel silenzioso camminare tra la natura. Perdiamoci in ciò che ci fa stare bene, che ci permette di rispondere alle domande: chi sono io e cosa amo davvero? Ed ecco che quel senso di vuoto si colmerà di noi stessi, di qualcosa che ci viene da dentro, della nostra interiorità. Ed ecco che la solitudine sarà divenuta un momento utile di ricontatto con noi stessi, che ci ha permesso di lasciare fuori dalla porta di casa il terribile logorio della routine quotidiana, che altro non fa se non portarci troppo lontani da noi stessi. Ed ecco allora che, riavvicinandoci, ormai liberi, a ciò che amiamo fare ed essere, ne potrà nascere un nuovo cammino, ad esempio l'intraprendere in modo assiduo una nuova attività professionale, un hobby da tempo trascurato, uno sport che ci faccia sentire in forma e che ci faccia piacere innanzitutto a noi stessi. Accogliere dunque la solitudine come momento di crescita, cambiamento ed evoluzione, accogliere questo stato interiore che tanto spaventa, ci può dunque regalare un rapporto puro con la nostra profondità, una sensazione di benessere psicofisico che ci permette di comprendere quanto noi non siamo mai soli in realtà, perché abbiamo noi stessi ed il nostro vasto mondo interiore fatto di passioni e desideri. Spesso, infatti, disagi e sofferenze nascono dal combattere, castrare, giudicare le nostre emozioni, non dal provarle e viverle.